Bali, meta ambitissima negli ultimi anni e capace di soddisfare turisti di ogni genere. Il mare, i paesaggi che sembrano dipinti, le risaie e i templi con i loro riti sacri rendono l'isola degli dei una destinazione unica nel suo genere. Ecco perché l'isola di Bali attrae. È uno scrigno di una civiltà antica, immersa nella natura più affascinante. Organizzare una vacanza a Bali non è semplice, c'è davvero tantissimo da vedere. Se state cercando consigli su un possibile itinerario da seguire, questo video fa il caso vostro. Ma lasciatemi fare una premessa. Questo itinerario non include molte tra le mete più turistiche e non accenna alla vita notturna, poiché vivendo in una città come Dubai, per le mie vacanze prediligo un mix tra avventura e relax, all'insegna della natura. 14 giorni sono il minimo per riuscire a godervi una buona parte delle bellezze che l'isola offre e anche qualche giorno su delle isole vicino Bali. Non le solite e ormai inflazionate Gili, ma delle isole ancora poco conosciute e in gran parte incontaminate. Ma per scoprire di che isole parlo, dovrete aspettare di andare un po' più avanti nel video. Iniziamo! Arrivati a Bali, vi consiglio di dirigervi verso la parte sud dell'isola, Uluwatu, meta ambita per surfisti e con scogliere mozzafiato. Un paio di giorni saranno abbastanza per esplorarla in scooter. Potrete passare un pomeriggio a Thomas Beach o andare alla scoperta di angoli di costiera e piccoli resort con vista mozzafiato. Malini è poco conosciuto e perfetto per rilassarsi e pranzare in una location unica al mondo. Ha strapiombo sul mare. Da visitare assolutamente il tempio di Uluwatu, dove al tramonto potrete assistere a un rito sacro mentre il sole tramonta nel mare. Noi abbiamo alloggiato al Boho Binjin Beach Bali. Consigliato. Come tappa seguente vi consiglio di spostarvi verso il centro dell'isola, a Ubud, centro artistico e culturale di Bali, famoso per la produzione e vendita di artigianato. Al centro di Ubud si trova la Sacra Foresta delle Scimmie. Per alcuni sarà una tappa troppo turistica, ma non so in quanti altri posti si possa trovare una vera foresta nel centro di una città, ed è davvero piena di scimmie, molto suggestiva. Io consiglio di visitarla. Anche se il centro di Ubud è piuttosto trafficato, basta spostarsi di qualche minuto con lo scooter per trovare hotel immersi nella natura. L'hotel dove abbiamo alloggiato era Ulun Ubud Resort ed è uno degli hotel più belli e rilassanti in cui io sia mai stata. Giudicate voi da queste immagini. Da Ubud è comodo spostarsi ancora più a nord per visitare le risaie, dove vi consiglio di andare la mattina presto e prima che si riempiano di turisti. Sarà bellissimo perdersi tra le loro terrazze. Non lontano da lì si trova anche il tempio di Gunung Kawi Sebatu. A Bali ci sono tantissimi templi, ma in questa vacanza io ero più interessata a godermi la natura che altro, quindi questo è stato l'ultimo tempio che abbiamo visitato, poiché altri, probabilmente anche più suggestivi, non si trovavano però lungo l'itinerario che ci eravamo prefissati. Lo stesso discorso vale per le cascate, impossibile vederle tutte. Noi abbiamo optato per Tukat Chipung, meno turistica rispetto ad altre più conosciute, ma davvero magica perché si trova nascosta all'interno di una caverna. Da Ubud vi consiglio di avvicinarvi alla costa orientale, dove partono le barche per raggiungere le famose isole di cui parlavamo prima. La costa orientale è meno sviluppata di altre zone, quindi preparatevi a non trovare hotel di lusso e c'è anche ben poco da fare. Vi consiglio di passarci 2 giorni solo se avete intenzione di fare snorkeling o immersioni. Da lì potrete spostarvi con lo scooter per visitare 2 bellissimi palazzi sull'acqua. Da Padang Bai è finalmente il momento di spostarsi alla scoperta delle 3 isole Nusa, un vero paradiso terrestre, meno conosciute di altre isole, come le Gili, ed è proprio per questa ragione che abbiamo preferito dirigerci lì.
Quindi il mio consiglio è di starci almeno 3 o 4 giorni per godervele tutte. Se Bali ha ormai da tempo perso la propria natura cruda, lasciando spazio a strutture e comfort tipiche del turismo occidentale, è qui che invece dovrete dirigervi se siete alla ricerca di quella sensazione di isola deserta. Forse riconoscerete questo punto panoramico che è diventato famosissimo su Instagram negli ultimi anni, dove l'isola sembra avere la forma di un dinosauro. Nusa Penida è quasi ancora totalmente incontaminata. A giugno 2019 abbiamo visto solo qualche resort in costruzione, quindi vi consiglio di andarci il prima possibile, perché tra 5 anni la situazione potrebbe essere completamente diversa. Gran parte dell'isola non ha nemmeno strade asfaltate. Purtroppo non ne eravamo a conoscenza ed essendoci andati in giornata, l'unico rimpianto è stato quello di non riuscire a vedere tutto quello che avevamo in programma, perché spostarsi si è rivelato molto più difficile del previsto. Infatti vi consiglierei di passare almeno una notte o 2 a Nusa Penida, così da avere più tempo per esplorarla. Se vi piace l'avventura in mezzo alla natura, Nusa Penida vi lascerà sbalorditi. Troverete paesaggi pazzeschi e deserti e ne varrà davvero la pena. Le altre 2 isole sono Nusa Ceningan e Nusa Lembongan. La prima, la più piccola, è dove si trova la spettacolare Blue Lagoon. Da queste immagini penso capirete perché le abbiano dato questo nome. A Nusa Lembongan invece c'è Devil's Tears, dove potrete ammirare il mare infrangersi contro la scogliera in tutta la sua potenza. Lembongan è anche l'isola che offre più ristoranti e bar, su un bellissimo angolo di costa dove potrete cenare godendovi un tramonto indimenticabile. Un ultimo consiglio: per non rischiare di arrivare in ritardo all'aeroporto, visto che raramente le barche per tornare a Bali rispettano orari precisi, vi consiglierei di concludere la vostra vacanza con un'ultima tappa, Seminyak, punto focale per shopping, ristoranti e vita notturna. Purtroppo non ho molti video da mostrarvi, ma nonostante sia molto turistica, Seminyak è davvero chic. In più è vicinissima all'aeroporto, ed ecco perché potrebbe avere senso concludere la vostra vacanza lì. Spero che questo video vi sia piaciuto e possa esservi utile se state pensando di organizzare un viaggio a Bali. Anche se più che una vacanza, Bali è un'esperienza che ti rimane nell'anima per la sua natura e per la sua cultura. Se siete nuovi qui, io sono Marianna e sul mio canale tratto per lo più video sulla vita a Dubai. Questo è stato il mio primo video informativo di viaggi, ma ne ho già altri in programma, quindi iscrivetevi al mio canale o seguitemi su Instagram per non perderveli. Grazie di essere passati di qui e al prossimo video!